Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni? Mamma mia ragazzi, era dai tempi di Ronaldinho che non mi sentivo così emozionato. Oggi dovrebbe essere il giorno di Harder. Perché c'è sempre entusiasmo completamente ingiustificato da parte tua all'inizio? Perché questo è quando uno beve a pranzo, sì. che è su... No, scherzi a parte, bentornati ragazzi su Radio Rossonera. Questa è Lunch Press, si può dire il prodotto peggiore del palinsesto di Radio Rossonera. Sì, ma peggiore anche insomma di tutto il mondo YouTuber. Ci ha detto tutto il mondo YouTube, sì, che parla di Milan. Proprio per questo in realtà oggi sta facendo il giro di tutte le chat del Milan, l'ultimo editoriale di Zazzaroni, in cui sostanzialmente abbiamo preso, come dire, l'immagine più evocativa e l'abbiamo usata per questa trasmissione. Tra pochissimo ci andiamo a collegare allora direttamente con il direttore Corriere dello Sport, perché ragazzi, quello che dice è una cosa. AC Milan Trading Center già riassume un po' per tutto. tutti quelli che non parlano l'inglese, quindi compresi noi, Leo. Sì, infatti, poi ho cercato. Quello che dice è: il Milan sta diventando una provinciale, cioè senza troppi giri di parole, te la voglio proprio sta tagliare. diventando un Lipsia 2.0, un Red Bull 2.0, un Udinese se vogliamo 2.0, perché appunto Zazzaroni parla di 3 indizi che fanno di fatto una prova. Noi è qualcosa che diciamo già da tempo, no? Reinders venduto per coprire il buco prodotto dalla mancata partecipazione al Champions League, e lì nasce il sospetto. Malik Thiaw al Newcastle per 40 milioni e dentro David Inter a 20, che tra l'altro dovrebbe partire titolare con Lecce. Ecco, allora dice il sospetto cresce. Poi dopo, quando si va a prendere una riserva dello Sporting Lisbona come è Conrad Harder, insomma, così racconta Zazzaroni, il sospetto si rafforza fino a diventare certezza. Quanto è, e questa secondo me è la frase che racchiude tutto, è questo Milan, tanto Elliott e un po' Redberg, sta facendo il possibile per ricordarci di avere una priorità, i conti a posto. Fine. Campioni di bilancio l'abbiamo. Non è originalissimo come titolo, Leo, però sostanzialmente però è questo sembra essere diventato a oggi il Milan. Esatto. Per cui dalla regia mi dicono che ci siamo, per cui cominciamo a dare il benvenuto a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ciao Ivan. Ciao, buongiorno. Ciao, grazie della disponibilità. Stavamo leggendo più che altro le tue parole, il tuo pensiero sul Milan. La prima domanda te la voglio fare proprio dritta. Il Milan sta diventando una provinciale? No, non sta diventando una provinciale, sta diventando la società di un fondo. Per cui, così come lo è l'Inter, naturalmente. L'Inter ha trovato nei tempi giusti Ausilio e Marotta, che hanno fatto un lavoro molto buono senza mercato. Adesso si è trovato addirittura con i soldi, anche se al di là dei debiti e tutto il resto. Questo vedremo se Max e Tare potranno fare questa cosa, ma ci vorrà del tempo. Io credo, sono società di trading, i fondi prendono le squadre perché hanno difficoltà finanziari, evidentemente, per ripulirle di una parte dei debiti e per rivenderle, non è che le vogliono tenere, e questo mi sembra talmente evidente che
nella gestione proprio. Però come dici tu, appunto, ci sono altre squadre oltre il Milan che sono di proprietà di fondi, ma vengono gestite in maniera molto diversa. Che cosa manca al Milan? Ma non così diversa, perché se tu capisco che parlare dell'Inter alla radio rossonera è un po' come entrare in chiesa però voglio dire, anche loro stessi hanno fatto parametri zero per almeno 2 o 3 anni, quindi hanno dovuto lavorare in economia, avevano una base sufficientemente forte e hanno fatto il risultato, qualcosa l'ho perso evidentemente. Il Milan ha fatto degli errori clamorosi negli ultimi 2 anni su un piano tecnico dopo l'uscita di Pioli, la scelta anche dello scorso anno, prima il no di Lopeteghi, poi prendi Fonseca, poi prendi Conceição, incomprensibili dal mio punto di vista, con errori anche a livello di mercato, e quest'anno sono tornati. Io sono tifoso del Bologna, lo sapete, se il Bologna avesse perso la Coppa Italia avreste ancora Conceição sul resto, questo è ufficiale. Grazie. Quindi ecco, vorrei un ringraziamento ufficiale da parte esatto, facciamo un ringraziamento ufficiale. Però diciamo quest'anno Allegri e Tare, il ticket Allegri e Tare doveva essere un po' quello che doveva aggiustare tutti gli errori dello scorso anno. Ti do la mia impressione, so già dove vuoi arrivare. La mia impressione, l'ho anche scritto, che Tare sia molto limitato, molto trattenuto cioè non si capisce esattamente chi comandi, anche se tutti abbiamo capito che Elliott e quindi Forlani hanno un peso decisivo, ok? Poi ci sono ancora un po' di scorie, un po' di qualcuno che è rimasto della vecchia gestione, non sta lavorando libero. Tare era abituato a lavorare libero, questa è la mia impressione per come lo conosco io, per come l'ho visto lavorare alla Lazio, libero con Lotito che lo lasciava fare in tutto e per tutto. Qui mi sembra che ci siano dei blocchi. Anche Harder mi sembra francamente un acquisto, poi spero di sbagliarmi, un acquisto curioso, perché lo Sporting va a prendere Luis Suarez e lascia Harder, che è un 20enne, vuol dire che probabilmente ha fatto una scelta di un certo tipo. Chi ha visto tante volte Harder non me ne ha parlato bene, ripeto, io mi auguro che sia una soluzione, però non mi sembra la soluzione. Sicuramente per non parlare di Reinders, cioè tu Milan, io sono abituato come voi ad altri Milan, ero abituato ad altri Milan che non vedevano un miglior giocatore, lo scorso anno di Reinders, il miglior giocatore tra il migliore del campionato, lo vai a vendere perché non fai la Champions. No, non gira bene la cosa. Per restare un attimo su Tare, tu hai detto era abituato a operare in un contesto libero. Qualcuno fa notare che c'è una grossa differenza, diciamo, tra le strategie in uscita, dove Reinders a parte, che sappiamo però era già stato deciso prima dell'arrivo di Tare, così come Teo, se vogliamo, le uscite, come dire, il Milan ha operato in maniera molto buona, positiva, mentre sulle entrate si fa fatica. È in questo contesto, secondo te, che si vede soprattutto i vincoli del allora le uscite non ha operato in maniera buona, perché ripeto, non puoi vendere il miglior giocatore del tuo campo, sei il Milan, ok? Il Bologna lo posso capire, altre squadre, Atalanta lo posso capire, ma neanche l'Atalanta ormai, cioè sei il Milan, quindi il mio giocatore lo tieni. L'hanno venduto esclusivamente per quale ragione? Perché non hanno fatto la Champions, quindi per parare quel buco a 60 e passa milioni. È sicuramente una grande. E poi al City, oltretutto. Teo, sapete perfettamente per quale motivo c'è stata la rottura, l'avevano stabilito per motivi comportamentali fondamentalmente, e quindi hanno avuto anche difficoltà, alla fine è andato in Arabia dove non voleva andare. E poi dietro cosa hai fatto? Niente. Ecco, a centrocampo allora Ricci è una prenotazione di gennaio 27 milioni, con tutto il rispetto, che sicuramente è un bravo giocatore, ma poi mi vai a prendere Modric e poi Yashari, quindi tu hai 3 giocatori molto simili, per lasciare stare la qualità, e non sto parlando di qualità perché Modric, però nello stesso ruolo fondamentalmente, quindi se oggi Max chiede una mezzala c'è qualcosa che non ha funzionato, no? Ma infatti, Ivan, io torno e resto su Max Allegri, perché ti chiedo un paio di cose su di lui. Intanto, se lui fosse a conoscenza della situazione Milan anche a livello proprio dirigenziale, no? O se l'ha eventualmente sottovalutata, e se queste richieste che sono arrivate adesso non potevano arrivare magari un mese fa.
Ma lui il Milan, il ritorno al Milan per lui era quasi, quindi il Milan per lui era il desiderio fondamentalmente, quindi non ha fatto grandi analisi preventive da questo punto di vista. Contentissimo di tornare al Milan dopo questo anno di disoccupazione forzata, e adesso poi sai, Max è uno che normalmente non incide tanto su un piano del mercato inizialmente, ha visto anche la Juventus come l'ultimo anno ha subito il mercato, però poi arriva un momento in cui apre gli occhi e interviene. Spero che non sia tardi. Ma secondo te è immaginabile che a un certo punto, laddove le strade dovessero dividersi, Allegri e Tare possano dimettersi? No, né Tare né Allegri, pare che loro sono molto legati adesso, quindi, ma nessuno dei due ha mai neanche ipotizzato una cosa del genere, no, assolutamente, anzi è gente che combatte, è gente che lotta, quindi è gente che vuole vincere questa partita, questo è sicuro al 100%, e ho notato anche dalle centinaia di messaggi che ho ricevuto che Max è diventato veramente il garante dei milanisti, cioè dei milanisti delusi, per cui questa responsabilità lui se l'è assunta tutta, anche perché ha conosciuto un Milan completamente diverso, questo mi sembra evidente. Anche noi, ma infatti per quello io ti chiedo, dato che è un po' il nostro appiglio Max Allegri, c'è poco da fare, se riuscirà secondo te a portare il Milan all'obiettivo veramente minimo, che ormai ci accontentiamo purtroppo di poco. Tu segui il calcio come il tuo collega da tanti anni, hai visto come è uscito dalle disgrazie juventine, cioè gli ultimi anni juventini senza società, saltata, con una società completamente nuova, con una società che lo voleva fuori e ha vinto la Coppa Italia. Lui è abituato negli ultimi anni a lavorare in condizioni precarie, diciamo così, di grandi difficoltà, quindi io da questo punto di vista non sarei molto preoccupato. È chiaro che però la squadra mi sembra anche una buona squadra, però incompleta, cioè quando lui dice manca il veleno è una chiave fondamentale per lui, cioè la personalità, e bisogna andare a prendere giocatori di personalità, perché nelle grandi squadre servono i Rabiot, servono i giocatori di personalità, servono i giocatori come avete visto voi, dai Gulli, dagli Ancelotti, ai Donadoni. Chiaro che non li trovi più quest'anno adesso a cifre normali, però lui parla sempre di livelli, il livello Milan è un livello alto. Quindi Allegri chi avrebbe richiesto? Rabiot, Vlahovic, che sappiamo essere un centrale forte. Vlahovic era una opportunità, perché sapete benissimo com'è la sua situazione, ma Vlahovic ha una grande voglia di lasciare la Juve, non ce l'ha perché vuole andare a scadenza, quindi quando sono avvicinati alla Juventus, a lui, non alla Juventus, a lui, sapendo che c'era questa ipotetica richiesta di 35 milioni che poi si andava anche a limare serenamente, non hanno trovato come posso dire, un'apertura a livello economico, quindi hanno lasciato stare, ma neanche a livello di volontà. Perché quindi è una pista chiusa proprio, la dobbiamo considerare chiusa. Oggi sì, ma hai Harder, hai Jimenez, o vendi Jimenez e hai pagato 40 milioni. Quindi è anche questo è un acquisto che mi ha lasciato molto perplesso. Infatti ti volevo fare poi l'ultima, che poi ti liberiamo su Harder, perché non abbiamo capito, magari tu l'hai capito, perché è una società che ha Camarda in squadra, che è 3 anni, 2 o 3 anni più giovane di Harder, lo manda via in prestito a inizio mercato per poi ritrovarsi gli ultimi giorni a ripiegare su un ventenne? La risposta sei già. Inspiegabile. Ma come si fa a pagare 25 milioni in 4 anni ai Camarda, esattamente, di cui si parla benissimo, che noi parliamo tanto di giovani italiani tutto l'anno, no? Gli italiani non giocano, non li facciamo giocare, poi guardi la prima giornata, 68% di stranieri. No? Ecco, io credo che uno come Camarda, che è sicuramente un valore, ma perché il Milan non può tenerlo e farlo giocare? Questo che non ho capito, sinceramente, come non l'avete capito voi. Ce l'hai ribaltata. Per poi risolverla con un giocare riserva dello Sporting Lisbona. E ti ripeto, magari che ne so, il nuovo Laudrup, però no.
però non mi sembra che i presupposti siano questi. Ivan, facevo l'ultima drittissima, velocissima, ma il Milan tornerà a essere il Milan quando questa proprietà e dirigenza, anche al di là di Tare, eccetera, se ne andrà, secondo te? Non lo so, e chi arriverà? Il problema di base è che ci vorrebbero proprietà fisiche, quindi gente che si mette del suo, ma vedo che in Italia ormai la direzione è un'altra. Cioè, io credo che quando venderanno, e credo che venderanno anche abbastanza in fretta, ma è una mia ipotesi, non è che adesso dovranno vendere bene a qualcuno che ha voglia di fare calcio, ma con questi presupposti, con questa Serie A, chi è che mette soldi da fuori? Se ne ha naturalmente nel calcio italiano. È strano perché il Milan è la società più popolare italiana, più popolare nel mondo, è la più famosa. Cioè, pensa che oggi, ti passo un ultimo discorso perché ormai sono arrivati messaggi dalla Cina, quindi un tifoso cinese che mi ha fatto un'analisi spietata in un inglese perfetto. Cosa scriveva? Why harder? Come? Why harder scriveva? In cinese però l'ha scritto. Va bene, grazie Ivan, gentilissimo, ciao, buona giornata. Allora, ragazzi, questo è. Potremmo chiudere qua. In realtà, visto che ieri non abbiamo aperto le telefonate, da questo momento apriamo alle telefonate. Vi avevo promesso Daniele Sporchia, ma evidentemente riuscivamo a combinare con Ivan solamente all'inizio trasmissione, quindi è rimandato semplicemente a domani. Quindi domani tornerà anche Zlatan Ibrahimovic alla Lunchpress. Adesso invece per commentare e debriefare, come dicono quelli bravi, le dichiarazioni di Zazzaroni, siamo qua, il numero di telefono ve lo mettiamo in sovraimpressione, ma vi dovete? Sì, vi dovete? Abbonare, ragazzi, perché oggi si parla di questo, abbiamo portato oggi parla dell'editoriale appunto di Zazzaroni, l'abbiamo portato qua, lo facciamo sempre alle 13, alle 16, la mattina, la sera, in ogni puntata. Mi raccomando, 2,99 per questo. Si stanno, diciamo, Edo, non dico che ovviamente la Rossonera porta il traino di tutti, ma noi qualcosa che abbiamo detto subito 2 anni e mezzo fa, e questo ovviamente è una cosa che purtroppo ci fa onore, nel senso che io avrei tanto, Edo, non aver voluto ragione in tutto quello che è il Milan adesso. Eppure se ne parla sempre di più. Ivan ci ha raccontato di un tifoso alla Cina. Io ti racconto un'altra piccola cosa. Sì, che poi abbiamo l'ascoltatore. Esatto, non so se l'avete visto, ha girato anche quello sui social, eccetera eccetera. Un tifoso è venuto a San Siro, classico match experience, eccetera eccetera, venduto con le bacchette? al di là di quello con le bacchette, ma ha detto però non era come mi aspettavo, lo stadio era silenzioso. È venuto a Milan Cremonese e ha fatto un video dove dice esperienza. Io posso dirti che alle partite di pallavolo, ragazzi, di mia figlia c'è più tifo, perché ci sono i tamburi, ci sono le vuvuzela, ci sono... Se i tifosi clienti iniziano a dire che non va bene, a non piacerli, ragazzi, il banco salta veramente, diventa un problema. Ciao, come ti chiami? Ciao Edo, sono Angelo. Hai passato bene le vacanze? Ciao Angelo. Sì, bene le vacanze. Sì, sono durate pochissimo, ascolta, però... ascolta, io volevo solo parlare di una cosa che non c'entra niente. C'entra, ma c'entra molto relativamente con quanto è stato detto. Non entro nel merito di quello che è su Zazzaroni, non voglio far polemiche, non discuto. Vai, sei libero di dire quello che vuoi qua. Ecco, aspetto il 1 settembre, poi tirerò le somme, farò le mie valutazioni. Allora, ci ho detto, volevo dire, avete visto ieri che non c'era la curva nord? Sì, abbiamo visto ieri. Ecco, allora, qualcuno comincerà a rendersi conto che quello che sta facendo il Milan riguardo alla curva è la stessa cosa che fa l'Inter riguardo alla curva, anzi l'Inter ci ha messo anche il carico dell'aumento dei biglietti, almeno così dicono, quindi probabilmente le società stanno facendo quello che la procura gli ha detto di fare. La comunicazione, ripeto, Angelo, la comunicazione. Ma perché l'Inter ha dato una comunicazione? Vabbè, ma l'Inter ha detto a me i miei genitori mi dicevano sempre: a me degli altri non mi interessa, mi interessa di te. Sì, vabbè, quando prendevo un brutto voto, dicevo, però anche lui. Allora, non si può sempre tirare le badilate a noi e gli altri va tutto bene. Però noi parliamo, siamo su Radio Rossonera, parliamo del Milan, Angelo, no? Allora, il concetto per me è quello che sta facendo la Procura di Milano, secondo me è sbagliato, ok? Secondo me è sbagliato. Però io ho sentito l'avvocato Raimondo, che non mi sembra uno, voglio dire, no? Certo. Da Serafini, dove c'era anche Pacio e si sono presi sotto.
Va bene, e lui ha detto ma voi avete gli strumenti per ricorrere, e lui ha detto ma se ricorriamo al Milan non ci ascolta neanche. Lui ha detto, andate al tribunale, voi avete gli avvocati, potete far presente che questa cosa della procura non è una cosa accettabile, se vi danno ragione tornate, cioè io quello che non capisco. Poi ultimissima cosa e poi vi saluto, andate a vedere i commenti che sono stati fatti ieri su Harder, va bene, dai tifosi che hanno augurato che cada l'aereo. Siamo a questi livelli. Vabbè. Va bene, ma sì, bene, un ma gruppo sempre di tutto stupidi, bene. dai, non Ho stiamo capito, neanche a ma commentare. sempre tutto bene. Ma Io no, mi che ricordo non va bene per del niente, Milan. no. Non lo so, io non mi ricordo una tifoseria del Milan così. No, Cioè, io non ma mi guarda, ricordo- Angelo, io assolutamente condanniamo, ma il mondo, come si dice, la mamma dei cretini è sempre incinta, no Angelo? Ho capito, però voglio dire, ormai cade una goccia. Angelo, però Milan, io ti invito sempre, e con questo poi ti saluto, a non perdere il focus delle cose importanti. Cioè, secondo me le cose importanti sono quelle di cui stiamo parlando oggi, quelle di cui parliamo da tempo, al di là di quello che fa l'Inter, non fa l'Inter. L'Inter ha vinto 5-0, noi abbiamo perso con la Cremonese 1-2. Io i paragoni li farei eventualmente a fine anno, non ma mi far dire come ha vinto il 5-0. sì, ha vinto 5-0 e basta, Angelo. Il punto è che non perdiamo il focus, ma questo lo dico anche per te, perché sennò combattiamo delle battaglie che secondo me non esistono. Angelo, buona giornata. Non voglio combattere nessuna battaglia. Per quanto riguarda il mercato, io aspetto il 1 settembre. Cioè, Poi, no, se è il chiaro, mercato è chiaro. farà schifo, lo dirò, punto. Questo è Basta. vero, però la strategia delle briciole che cadono dal tavolo che avevamo preventivato a giugno si sta avverando. Comunque andrà a finire il mercato. Sì, Angelo. Comunque andrà a finire il mercato. Angelo, siamo grazie. alle briciole che cadono dal tavolo. Ciao Angelo, buona giornata. Va bene. Ciao. Scusate, io non voglio più leggere, speravo iniziare una nuova stagione, invece devo ancora leggere, avete superato il limite invitando questo elemento. Allora, Dai, lo ragazzi, ripetiamo andate a vedere una un altro volta che vale per tutta la stagione. A Radio Rossonera cerchiamo di rappresentare tutti i punti di vista. Oggi io non so voi, sono in una ventina di chat sul Milan, in almeno il 60-70% è circolato questo pezzo di Zazzaroni. Ci siamo guardati con lei e abbiamo detto che invitiamo oggi Zazzaroni. Stiamo parlando tutti delle dichiarazioni, quindi poi Gianni, ognuno è dotato di un cervello proprio per poter rielaborare le informazioni che magari ascolta in questa trasmissione e le rielabora, può dire sono favorevole o sono contrario a quello che ha detto Zazzaroni, però intanto ascolta, non è che non si possono invitare le persone, e con questo spero che sia veramente la prima e l'ultima volta di questa stagione che dico questa cosa, Leo. Sì, speriamo che sia l'ultima, ma ripeto, perché c'è del lavoro dietro da parte di tutti sempre, e non è perché non vi sta simpatico, non vi piace eccetera, allora non posso, perché sennò se dovessimo ascoltare chiunque dice a me non piace quello, La Pravda, in Russia al tempo del comunismo c'era la Pravda. Già noi stiamo combattendo questa battaglia, esatto, e sapete bene tra virgolette contro di chi, a livello proprio di comunicazione, di far parlare i tifosi, di far parlare voi eccetera, se ci mettiamo i bastoni tra le ruote. Però allora raga, c'è un'ultima ora, perché la Lega di Serie A appena si spaventa qua. La Lega di Serie A ha appena dichiarato che il 5-0 di ieri dell'Inter non andrà a compensare il 5-0 contro Paris Saint-Germain, quindi resta confermato che l'Inter ha perso la finale di Champions 5-0. Sì. No, ve lo volevo dire per correttezza, Leo, per informazione. Qui diamo informazioni e quindi questo è. Dovrebbe essere il giorno di Harder. Dovrebbe però. Dovrebbe. Perché adesso Boniface è lì così, sei il nero, il meme del che nero. aspetta. Beh, lo stesso Boniface ha detto non ho finalizzato il trasferimento, non si è finalizzato il trasferimento al Milan per le mie condizioni per le condizioni del mio ginocchio. Beh, l'avete viste? Sono girate le immagini del ginocchio di Boniface. Sì, posto che chi gli ha chiuso il ginocchio, secondo me tutto il è bene. quello che gli ha chiuso la ferita a Donnarumma in faccia. No, però dovrebbe essere il giorno di Harder. Però ripeto, 13-24 ad oggi il giorno di Harder non è. Io comunque mi auguro un Harder che non è che ha detto proprio c'è il Milan dove ha voluto delle garanzie. E ad oggi in realtà la risposta definitiva ancora non c'è, ripeto, in questo momento. Ma il Milan deve per forza chiudere oggi. Se Milan non chiude oggi alle 3 del pomeriggio, io spero che al talk vi racconteranno del Milan che va su un altro, perché è il 26 di agosto. Scusate, chi è il sostituto di Harder allo Sporting? Che vi do in anteprima il nome del prossimo obiettivo del Milan, no? Cioè, no, Leo, io su questa cosa gli ho chiesto a Zazzaroni, è vero, una domanda retorica, però
continuo, lo sai che io da giugno che dico, ma perché Camarda in prestito? Perché Camarda perché mi dicono, no vabbè, arriva Camarda Vlahovic. Perché arriva Vlahovic? Beh certo, allora No, uno certo. più pronto, Camarda lo mandi via a farsi le ossa, eccetera eccetera. Ma se così dovesse finire il mercato, che tu mandi via un 17enne, 18enne per prendere un 20enne che comunque avrà bisogno di ambientarsi, crescere, eccetera, 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 per poi averne 2 di attaccanti. Io, scusatemi, sarà un problema mio, ma continuo No, a è una cosa che non capirlo, comprendo nemmeno io. Ti dirò di più, Edo. Konrad Harder è stato acquistato, se non sbaglio, dallo Sporting per 20 milioni. Cioè non per 3 e venduto a 24 più 3. Cioè lo Sporting compra un giocatore a 20 e lo vende a 27. Ora, lo Sporting di Lisbona penso sia la squadra che negli ultimi 10 anni ha fatto più plusvalenze in assoluto, insieme probabilmente, non lo so, al Benfica, qualche altra squadra portoghese. Vabbè, 75 Gyökeres. Interroghiamoci anche su questo, proprio perché io me lo sono chiesto, Edo, ma lo Sporting lo spedisce via così? Comunque li vuoi 2 numeri così Sì, per... no, però su questo perché chiedo magari, anche a voi. perché magari la risposta sta nei numeri, no? Ho capito, però lo compri a 4, lo vendi a 27, ti dico, vabbè, però... Diciamo che ha fatto una stagione più questa che è appena iniziata, in cui ha già collezionato 3 presenze e 1 gol, ma la sua avventura allo Sporting Lisbona, arrivato nel 2024, racconta di 31 presenze, Leo. Sì. Tante anche in coppia con Gyökeres. Correlate a 6 gol. 6 gol sì, diciamo, aspetta, in campionato 10 presenze e 5 gol coppe nazionali, coppe continentali 9 presenze e 1 gol, per un totale di 51 presenze e 12 gol. Ma allora, i numeri chiaramente non dicono tutto, è un ragazzo molto giovane, dovrebbe essere un 2005, anzi è un 2005. Beh, dicono che non è ancora un ragazzo pronto. Però. Non è un ragazzo pronto, bravo, è quello. Dicono che non è un ragazzo pronto e più che quello, Edo, io sono preoccupato e mi interrogo sul perché lo Sporting di Lisbona a 5 giorni dall'inizio, dalla fine del mercato... perché pare che abbia già trovato anche sostituto, non so se l'hanno già preso. Però ripeto, la plusvalenza non non è, cioè, lo Sporting notoriamente te ne chiede 50, lo compra 20, te ne chiede 50, punto. Ah, tu dici perché così poco? No, cioè, sì, è una domanda. Ciao, come ti chiami? Ciao Massimo. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Niente, volevo sapere quale altro tifoso c'è che ancora difende questa società. Tu hai già Gimenez che è scarso, perché è scarso Gimenez, e tu mi vai a prendere un ragazzo di 20 anni, quando avevi Camarda, avevi Jovic, avevi Abram, avevi Okafor, e tu vai a prendere uno più scarso. Non ho voluto sapere più niente del Milan, perché la settimana scorsa mi hanno detto che volevano vendere anche Saelemaekers. Sì, anche oggi allo 0-1 del gol della Cremonese ho spento anche la televisione, non voglio sapere più niente di questa squadra. Questo è... Però non spegnere Radio Rossonera, Massimo. Quando Maldini questi elementi della curva, perché non hanno fatto saltare il banco, e ora vorrebbero di fare di nuovo. Quando è andato via Maldini già si sapeva che il Milan era morto, e ve l'ho detto 2 anni fa, e oggi già abbiamo la casino qua, questa Radio Rossonera, perché sapevo che se Maldini va via c'è uno peggiore che viene, va via Jovic, uno peggiore, va via Okafor, uno peggiore, va via Jimenez, uno peggiore, un giocatore peggiore, se ne va Ciao, uno peggiore, se ne va Teo Hernandez, prendono Armero, se ne va Calabria, prendono Zaccardo, se ne va Chia, prendono... No, è chiaro, Massimo, anche Giroud andava bene a questa squadra. Certo. Massimo, grazie. Grazie. Ciao Massimo. Ciao. Beh, Giroud, l'abbiamo detto, ha segnato tra l'altro anche un gran gol domenica. Raga, per tutti quelli che vogliono prendere Harder al Fanta Algoritmo, potete battervi contro Menini e tutti gli altri rappresentanti della redazione di Radio Rossonera. Trovate il link per iscrivervi in descrizione, ve lo mettiamo anche in chat. 270
Fanta milioni, 25 giocatori divisi da 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Potete prendere anche il sostituto di Harder, il panchinaro di Harder. Soprattutto, oltre a battervi contro Menini e tutti gli altri ragazzi della redazione di Radio Rossonera, ogni giornata potete vincere fantastici premi come la maglia autografata di Harder. Sì. Buoni Amazon, non autografati da Harder, ma che comunque sono molto utili. Iscrizione 19,99 per tutta la stagione, ma vi dà accesso a un sacco di statistiche, quindi soprattutto per i più malati di numeri, mi raccomando, andate su Fantalgoritmo. In tutto questo, Rasmus Højlund sempre più vicino al Napoli. E chiudo con un'altra dichiarazione di un altro direttore, in questo caso di Ravezzani. Resta la speranza di un guizzo finale del mercato che riqualifichi una campagna a trasferimenti finora umiliante. Non sono parole leggere. Non sono parole leggere. Poi noi ci siamo preparati per domani tutti gli acquisti di questa gestione dall'1 di giugno del 2023. Ragazzi, c'è da piangere. C'è da piangere. Ciao, come ti chiami? Signori, buongiorno, bentornati a casa mia. Grazie, Enzo. ciao Enzo. Ciao, ci hai messo sulla tele grande o sul computer? No, io non ce l'ho il computer, io vi guardo sempre sullo smart TV. Ma allarga la TV? Sì, un po' sì. O sono le vacanze? Sì, perché siete enormi tutti e due. Ascolta, volevo dire questo: possibile che a novembre io faccio 65 anni, non potevo immaginare di finire così, cioè la depressione a questa età per colpa della mia squadra del cuore, non avrei mai immaginato. Io vorrei tornare un attimo indietro alla partita. Enzo, ma arriva Fabian, dai. Ascolta, vorrei tornare un attimo indietro dalla partita. Delle cose brutte parlo dopo. Vorrei tornare un attimo indietro nella partita. Allora, noi, non so se credo, perché comunque adesso è presto, è calma, anche un po' di calma, perché è un po' presto. Però io credo che noi abbiamo perso con la Cremonese anche perché noi il miglior giocatore della campagna acquisti ce l'avevamo in panchina, perché questa proprietà del cavolo l'ha preso all'ultimo giorno e lui non era in condizioni di giocare. Mi spiego? Cioè, voglio dire, noi il top l'abbiamo tenuto in panchina. Poi mi direte, ma con la Cremonese non serve vincere con la Cremonese uno come lui. Però anche quello incide. E un'altra cosa, siamo in mano a dei mercenari, mettiamocelo in testa. A me dispiace che quello che dice Angelo io non lo condivido, perché non si può più difendere questa società. Lo rispetto, ma non lo condivido. Perché, ragazzi, noi forse non abbiamo capito una cosa. È anche bello andare a comprare i talenti, scoprirli. Dopodiché, quando esplodono me li tengo, non li vendo per fare plusvalenza. Ma infatti il profilo di Harder assomiglia più a un desiderato della società, qua. quindi un giovane che poi possa essere rivenduto, perché a 20 anni insomma. Sì, ma perché, ragazzi? Perché il terzino a 10 milioni di euro è la stessa cosa. Mettiamoci in testa, perché io sarei ben felice di avere una società che scopre i talenti, perché con i movimenti che abbiamo fatto negli ultimi anni noi avevamo uno squadrone adesso. Però il problema, la gente non vuole e quando capire, esplodono vanno tenuti. che non vinceremo mai niente, perché quelli buoni non restano. E in più ti dirò l'ultima, che forse tanta gente non ha ancora capito: quelli buoni non li compreremo mai, perché il Milan non può superare il tetto ingaggi, quindi noi mettiamoci in testa che non vinceremo più niente. Dobbiamo solo pregare che se ne vadano in fretta, perché guardate, io vado anche un po' controcorrente. Anche Tare, ragazzi, Tare è uno che ha lavorato bene, sa lavorare bene, ma arriva ad un'esperienza dove anche lui aveva un presidente che doveva sempre arrabattarsi, e il Milan non è questa società. Il Milan è una società, ha ragione Zazzaroni, il Milan è una società che è di un altro livello. Perché noi tifosi cominciamo ad accontentarci di una squadra mediocre? Noi mai, Enzo, noi mai. No, Radio Rossonera per me. Ma infatti noi proviamo sempre a battagliare, perché è questo. Ma guarda che
Guarda, io ho visto anche le immagini di San Siro, ormai non sono neanche più tifosi, sono gente che va lì per farsi i selfie, non c'è più quell'amore della squadra che c'era una volta. Ragazzi, io vi Enzo, voglio grazie, bene. ciao. L'ultima bandiera, tenete duro ragazzi, sì. e abbonatevi. Appunto. Ragazzi, Ciao, qui ciao, siamo ciao. in tanti, 950, siete in tantissimi. Dovete mettere i like, quelli non vi costano niente, e abbonarvi, perché la bandiera la stiamo tenendo alta da tanto tempo, perché vogliamo che il Milan torni dove deve essere. L'ha detto anche il nostro ospite oggi, il Milan non è questa cosa qui, il Milan è un'altra cosa, e io finché il Milan non torna a essere quello che deve essere, io non mi do pace, non smetto di combattere. Sono sicuro che lo fate anche voi, anche se adesso siamo un po' più, tra virgolette, nell'ombra, perché questo momento, questo periodo, ma non bisogna mai perdere la speranza e la fiducia, ma mai, ma perché non gliela do vinta, questo è poco ma sicuro. Edo, fammi salutare Wesley, che tra l'altro ci siamo anche visti quest'estate qua. Wesley, quello della Roma, grande. Il Como ha rifiutato 70 milioni per Nico Paz. Il Como, cioè, ma ragazzi, cioè, questo noi continuiamo a dire sempre. E grazie anche a Gianluca che fa 28 mesi. Grazie Gianluca. Ciao, come ti chiami? Ciao grande Edo, sono Mauro. Ciao Leo. Mauro, ciao. Allora mi associo a Enzo, anch'io sono in completo disaccordo con Angelo per due motivi sostanzialmente. Il primo perché lui dice che il Milan non ha aumentato i prezzi degli abbonamenti e li ha lasciati uguali. Gli ricordo che abbiamo una partita in meno, quindi una partita in meno. Di più, Mauro, direi, cioè non facciamo la Champions League, poi al di là che tieni biglietti, cioè quello che vuoi, però abbiamo comprato a Tecame dell'Inter, cioè se mi alzi pure il prezzo del biglietto non lo so. Ma certo. No, sai cosa mi fa andare in bestia? Sentire ancora gente, io aspetto il 1° settembre, vediamo alla fine del mercato. Ma cosa cazzo dobbiamo aspettare ancora? Ma cosa cazzo dobbiamo aspettare? Non abbiamo già aspettato e siamo stati umiliati e perculati abbastanza. Una società seria e ambiziosa, dopo la vergognosa figura di sabato contro la Cremonese, che ci ha rifilato 2 pene, il minimo avrebbe preso Kim dietro, Rabiot in mezzo e Vlahovic davanti. Sono d'accordo Mauro, cioè dare un segnale dopo che perdi con la Cremonese, segnale alla piazza, non andare con Arder. Ma certo, e invece questo ti dimostra quanto se ne strafottono di noi, perché purtroppo è così. L'ultima cosa, io sono sempre stato rispettoso per i desideri di tutti, quindi se uno ha voglia di andare allo stadio è giusto che ci vada, se uno ha voglia di abbonarsi è giusto che si abboni. Però che siamo in democrazia. Se ci vai però, fai il tifo, perché se no giustifichi la tipologia di clienti, spettatori che vogliono loro, perché a loro va benissimo che tu mangi la partita, guardi la partita, mangi popcorn e bevi la Coca-Cola, poi se vinci, perdi o pareggi, ma chi cazzo se ne frega. Mauro, io ti saluto leggendoti un messaggio. Aspettiamo settembre, magari prendono Bellingham e Yamal. Infatti manca ancora qualcosa. Sì, mancano 5 giorni, magari riusciamo a imbastire una trattativa del genere. Grazie Francesco, mi hai fatto. Tra l'altro non possiamo neanche prendere il fratello di Bellingham perché è andato a Borussia. Quindi... è già troppo. Io ti dico, ha parlato Mauro, ma sono nomi insomma che non sono mai girati, poi al di là di Rabiot, eccetera, eccetera, però effettivamente Edo, al di là del valore dei giocatori, però il Milan perde con la Cremonese, summit di mercato, il Milan in questa settimana prende uno per reparto forte e pronto. Sono dei nomi che ha fatto Mauro, alcuni sono usciti, altri no, non importa, ma il concetto è Kim, Rabiot, Vlahovic, non Ocol. Kim, no, chi te l'ha detto? No, nessuno. C'è Demiral, si è fatto il nome appunto, di... non Demiral, Fabian il nuovo e tenente di Erdogan. Ma perché poi io dico una cosa... Ma non è che risparmi tutti sti soldi, cioè sono operazioni dove il Milan mette anche dei soldi, ma il Milan li fa su operazioni, passatemi il termine, tra virgolette, sicure. Cioè operazioni che alla Musa compri a 20, fa 2 stagioni molto di basso livello, ma lo riesci comunque a vendere a 25, perché ha una certa età, perché ha un certo tipo di contratto. Il Milan, se prende Vlahovic, gli dà 6-7 milioni, poi dopo, se floppa, non lo vende più. È quello il punto. Non è che il Milan non prende Vlahovic perché costa troppo, perché è perché non lo può rivendere. Non lo può rivendere, farci plusvalenza, perché altrimenti il Milan fa solo
operazioni safe, tra virgolette, cioè operazioni dove non ci perdi dei soldi. Dejan il genio, tra l'altro, adesso mi fai scendere la lacrimuccia, dice: Allegri chiede Kim, Rabiot e Vlahovic, li prendono Ocoli, Uce e Arder. Ciao, come ti chiami? Ma non è una battuta, non è tipo ci sono un italiano, un francese, ma non è proprio così. Che avevate cambiato nome in questo inizio campionato da Radio Rossonera a Radio Forum, perché se voi non guardate quello che fanno gli altri non siete moderni. Ma c'è una trasmissione dove c'è Edo e moderno nella stessa frase, scusami Barber, ma hai ragione. No, volevo soltanto portarvi anche i saluti di Michele Zarrillo che canta 5 giorni che vi ho perso, non ho comprato più nessuno, ma noi brigate furlanesi aspettiamo sempre. Ma non è ancora finito il mercato, metti che appunto arriva Yamal. Ma ragazzi, innanzitutto bentornati. Oggi faccio un brindisi io con voi che spengo 44 candele, quindi auguri. No, basta, ragazzi, calma, resto umile. Come regalo ti hanno preso Arder, Sì, resto umile, il tuo compleanno. Io come regalo ho espresso un desiderio che le brigate furlaniani, Furlan Boys e il loro idolo vadano il più lontano possibile una volta per tutte, grazie. Era molto onomatopeico, ma efficace. Purtroppo si sa che i miracoli li fa soltanto quelli dall'alto e alle volte li cicca anche. Comunque, ma ragazzi, a parte che io dopo la figura di Memme con la Cremonese non mi stupisco più di nulla, sento ancora gente come ha detto sia Enzo e Mauro, che saluto tutti quanti gli amici della chat, anche i bambini di Purdani li saluto, ciao, che continuano sempre a dar contro. Ma avete visto che c'era gente che ballavano? Io non posso vedere San Siro senza discussioni e senza Barber, ma chi è che mangia il poké a San Siro? Scusami, adesso tocchiamo questo argomento. Io amo il poké, cioè io bimbo del poké, ma si può mangiare il poké a San Siro, ragazzi? Possiamo dire almeno che il poké è un'insalata di riso? Aspetta, perché su questo non accetto. Diciamo le cose come stanno. No, però Barber, ma scusami, ma si può, ma dai. È un'insalata di riso che costa 20 euro, voglio dire questo del poké. Ma guarda che c'era gente che su altri canali sbandieravano e gridavano Victor Boniface a lei, come è andato via, perché anche il dottor House l'ha guardato e ha detto no, non c'è speranza. Subito hanno girato la frittata ma come mai allora i Fuffa Furlani non ci dicono le cose in faccia? Bello attaccare voi e noi sempre nei loro spazi, ma questo purtroppo sono i social. Oramai siamo talmente spaccati che proprio la cosa che mi fa più imbestialire, poi un pelino mi sono anche un po' allontanato, perché il calcio è la parte più passionale della vita, perché ci sono altre cose della vita più importanti, come avete detto. Io quando sento, è brutto da dire, ma ha ragione Mauro, quando sento il primo ascoltatore che io ho ascoltato l'avvocato tutto quanto, ma perché non hai il coraggio di dire che questa società sono 3 anni che prende per il culo milioni di tifosi e vai sempre a guardare in casa degli altri? Ma che c'è? Ma sono pagati dal nano? Sono stipendiati da Furlani per continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto? Cioè, hai perso. Ma sai Barber, su questo ti rispondo nel frattempo, ti saluto, ma ti rispondo su questo. Ciao. Ciao ragazzi, un abbraccione. Ciao caro. E su questo, ragazzi, non è io non sono tanto per dare colpevoli, chi è più milanista, chi meno. Chiaro che la propaganda e le campagne di comunicazione che vengono fatte da anni a questa parte possono aver portato qualcuno a pensare che il Milan è giusto che sia questa cosa qua, Edo. Sì, ormai nel 2025, ma lo sappiamo bene, si gioca tutto su questo, si gioca tutto sulla comunicazione, sulla stampa, sui giornali, sul web, no? Sono battaglie, quindi il Milan combatte però questa. Si possono combattere, proprio perché dice è una battaglia, certo. Si possono anche combattere rimanendo dentro certi binari, perché tanto noi sempre insultando Furlani che lo convinceremo ad andare via, facendoli ragazzi. Capire che noi pensiamo e vogliamo un altro Milan, facendo sentire la nostra voce, non c'è dubbio. Infatti ragazzi, ritorno abbonatevi, perché Radio Rossonera è qui per rappresentare anche voi e lo fa
non come lo fanno altri a parole, lo facciamo dandovi la parola tutti i giorni. Questo microfono è aperto, l'abbiamo visto in questa trasmissione, hanno chiamato gente che ha opinioni diametralmente opposte e hanno avuto entrambi o tutti quelli che sono intervenuti la libertà e la possibilità di esprimersi. Quindi questo è un territorio libero l'unico per chi tifa realmente Milan e non solamente da biografia su internet. Claudio ci dona 5 euro, grazie, regala anche un abbonamento che vince Marco Guidi. Grazie a te Carlo, chiamaci, a noi fate sempre piacere. È là. Ciao, come ti chiami? Ah, ok, hai aperto canale ed è successo questo, va bene. No, qualcuno mi chiedeva, ci chiedeva, perché devo dire che la Poké ha preso piede, soprattutto in chat. Che poi è il cibo tipico di Milano, no? È per chi non lo sapesse. Guarda che non ce l'ha fatta, Francesco. Anche questa non è male. No, sì, faceva ridere questa cosa qua. Poi, cioè, per carità, ognuno si può mangiare tutte le Poké che vuole. Io sono il primo. È l'esempio, ma vi ripeto, forse prima non mi sono espresso bene. Però da che mondo è mondo? Lo stadio è il panino che appena l'ho dentro... io ho più maglie buttate post stadio che altro, ma a questo Edo io aggiungo però questa cosa che secondo me l'abbiamo rimarcata troppo poco. Iniziano ad esserci anche i tifosi, tra virgolette clienti o occasionali, che fanno i video, li postano sui social e dicono a me San Siro non cantava nessuno, Milan ha pure perso, ha giocato pure male. L'importante è che se fate i tifosi occasionali dovete essere protetti, questo sempre, soprattutto perché ci seguono i giovani. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, mi chiamo Matteo, chiamo da Sulmona. Ciao Matteo. Avevo proprio in merito a quello di cui state parlando, avevo proprio una domanda. Considerando tutto quello che sta succedendo da diversi anni, a partire dalla perdita di milanismo che c'è stata per esempio con il caso Maldini, in modo particolare io vado a ricercare anche il non invito per esempio di Rivera ai 125 anni. Ma i 125 anni sono stati una vergogna, come altre cose, sì, assolutamente. E guardando adesso che c'è questa palese dimostrazione del fatto che si pensi soltanto al bilancio, con annesso il fatto che c'è stato nei confronti della tifoseria, io la domanda che vi pongo adesso è questa, semplice. Ma possibile che adesso che c'è proprio bisogno di questa contestazione a casa Milan non ci sia nulla e che venga lasciato far passare tutto così in questo modo? Vi ringrazio ragazzi. Grazie, ti rispondiamo. Buona giornata. Grazie mille per averci chiamato. Diamo il tempo, nel senso che è comunque la prima giornata, sapete bene come la pensiamo noi. È comunque la prima giornata e il Milan ha un obiettivo, cioè io sono d'accordo col fatto che si contesta quando veramente non ci sono altri mezzi, non ce ne sono già adesso, parliamoci chiaro, però c'è comunque una stagione, è stata la prima, vediamo. Per me va benissimo, cioè io ero contento della contestazione, per modo di dire, di maggio, perché il popolo milanista tornava a farsi veramente sentire. Io su quello sono sempre d'accordo, ma ricordatevi che lo potete fare sempre con educazione, questo lo ripeto sempre, sui social, qui a Radio Rossonera. Soprattutto è inutile che dove abita Furlani, eccetera, ragazzi, cosa... No, esatto, lo possiamo fare così, facendo sentire la nostra voce, commentando i post del Milan, facendo sentire il nostro disappunto, raccontandolo qua a questi microfoni tutti i giorni e 100 altre cose che possiamo fare. Una delle proteste più belle e intelligenti è stata il meme di Maldini, la GIF di Maldini sotto ogni volta che esce un nuovo. Tra l'altro, se ci fate caso, perché io guardo i social, eccetera, gli ultimi, prima di ieri, gli ultimi contenuti erano relativi alla sconfitta contro la Cremonese, quindi di sabato, e quindi 2 giorni di silenzio sui social è un tempo immemorabile. Poi, primo post Luka Modric, perché obiettivamente come fai a insultare Luka Modric? Prima di andare dall'ascoltatore, Magico scrive: ma Baresi e Massaro sono ancora in presidenza, in società volevi dire. Non l'abbiamo detto perché era quest'estate, ma il capitano insomma sta combattendo una battaglia, ovviamente gli siamo vicini, lo abbracciamo, e tutta Radio Rossonera sono sicuro sia la redazione che gli ascoltatori gli mandano un grandissimo abbraccio, forza capitano. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Francesco, non so leggere. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Ciao, io intervengo un po' in difesa di Angelo perché hanno un po' le palle piene, scusatemi, perché io
tifosi che fanno i guru della vita, che insegnano agli altri come devono tifare, che ti dicono come devi tifare, quando devi tifare, quanto ci devi credere, quando smettere di crederci, a me ci faccio una risata. Il primo è Barber, che poi senti in privato e ti chiede scusa perché è esagerato, forse non dovrebbe esagerare così però tanto. non facciamo i nomi, sì, esatto. Sono stati fatti e Angelo è stato tirato in mezzo oggi. Questa cosa non deve più capitare, perché Angelo potrebbe avere delle idee che uno contesta. Ma infatti l'hanno commentate con educazione. Insomma, cioè non è che l'ha detto Angelo è un cretino, non è mai uscita sta parola da nessuno. I bambini di Furlani chi l'ha detto oggi? No, sì, ma non c'entra, non era riferito direttamente a lui, si parlava di altre cose. Sinceramente io, come dico ad altri youtuber, più fate così, insultandoci perché abbiamo dei pensieri diversi, più vi tifo contro. Ma noi non insultiamo nessuno e non facciamo nessuna battaglia contro i tifosi. C'è un clima un po'. Mi spiace, perché volete la guerra, e guerra sia, vaffanculo. Cioè non è possibile. Siamo tutti tifosi, ognuno la vede diversamente, ognuno pazienza. E che cavolo, è la furlanese di là, ma come ma questi sono sempre stati i social è uguale anche dall'altra parte. Tende a polarizzare i social. Questo succede anche dall'altra parte. Però Angelo è sempre preso dentro. Angelo è uno che ha la sua idea, sbaglierà. Ma infatti Angelo continua a chiamare. Non è giusto. Non è giusto che però venga trattato così. Non è giusto. Non sono d'accordo, perché secondo me i toni e i modi che vengono utilizzati qua, se si superano i limiti, vengono subito detti, cioè vengono subito fermati, eccetera. Se qualcuno dice Angelo è un cretino, non può dire altro per quanto mi riguarda, quindi questa cosa non è stata detta. Poi che ci siano posizioni polarizzate, che uno pensi in un modo, che uno pensi in un altro, se ne parla, come vedi, il telefono per Angelo è aperto, ma così come è aperto per gli altri. Poi se c'è una maggioranza da una parte o dall'altra in un canale, Francesco, questo è abbastanza normale. Io sono sempre il primo a rispettare qualsiasi posizione. Poi mi faccio delle domande, perché rispettare le domande sono lecite, non condividere. Però queste cose della furlanese, dei bambini di Furlani, ma dall'altra parte Maldiniani, ma è uguale, dai. I carri, a me l'idea del carro non è mai piaciuta, esatto, lo sapete. Esatto, dai. Grazie Francesco. Ciao Francesco, ciao. Vedi, a maggior ragione in questa trasmissione vengono rappresentate le due anime del tifo. Quello che mi dispiace, Leo, che si stanno divaricando sempre di più queste due anime. È un po' evoluto. C'è un clima pieno di veleno. Sì. Non voglio dire altro. Delle responsabilità. Esatto, ci sono delle responsabilità chiare. E gli ultimi ad avere responsabilità sono sempre i tifosi, questo sia chiaro. Guardate, ho degli amici con cui discuto tanto di questa roba, perché le mie posizioni le conoscete, insomma, siamo qua che parliamo tutti i giorni, eccetera. Invece ci sono dei miei cari amici che invece hanno un'opinione veramente diversa rispetto alla mia, ma io non mi sento di dire che loro non sono tifosi del Milan. Certo è che vediamo la realtà in maniera diversa. Quello che ci dovrebbe unire è la gioia, la passione di tifare Milan. Purtroppo il dato più preoccupante è che senti che sempre più persone sono un po'. Ma io quest'anno no. Ma quello che deve sapere questa proprietà è che l'amore per il Milan non è qualcosa che. Perché il Milan ha tifosi in tutto il mondo? Perché il Milan ha saputo creare emozioni e passioni in tanti tifosi del mondo. Oggi non perché si vende un giocatore. È brutto da dire, ma i giovani non sanno più chi è il Milan, Leo. Non sanno più chi sia il Milan. Capito? Cioè, non. Capisco il discorso. Altro anno senza coppe europee. Ma sai, sono d'accordo, ma poi io penso anche una cosa, ne parlavo prima di Milan Cremonese, no? Appunto, perché poi io parlo sempre di responsabilità anche in chi dice le cose. Noi ce la prendiamo sempre, è giusto che sia così, perché abbiamo un ruolo diverso. Chiaramente un tifoso Edo può dire tendenzialmente quello che vuole nel rispetto dei limiti, noi no, nel senso che noi abbiamo certe responsabilità, c'è gente che ci segue, eccetera, eccetera. Ma parlavo con mio cugino fuori dallo stadio, che tra l'altro saluto, prima di entrare a vedere Milan Cremonese, che mi diceva dai, quest'anno con Allegri ho buone vibes. No, che ci sta, cioè non è che gli posso dire ma tu non sai. Ti sei fatto dare i numeri dell'otto? Sì, infatti ho uscito, l'ho chiamato e faccio magari un'altra volta. No, però nel senso non è che gli posso dire però no, guarda, tu sbagli a pensare così perché non sai dietro cosa c'è. No, cioè questo è un altro discorso. Noi informiamo e raccontiamo quello che c'è dal nostro punto di vista, ma anche dai fatti, perché poi, parliamoci chiaro. Poi per con la Cremonese, magari prima hai l'entusiasmo da tifoso Edo, cioè lui era la prima di campionato, ci sta, aveva l'entusiasmo, poi viene spento subito perché Milan fa quella partita lì, quindi poi esce tutto di nuovo. Però
Carmelo Foresti dice dividi et impera. Se non conoscete il latino, e nel 99% dei casi di chi ci sta seguendo e di chi sta conducendo è vero, andatevelo a cercare, perché questo sta succedendo col tifo del Milan. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, Matteo da Cassano. Ciao Matteo, bentornato. Grazie Matteo, penso che sia il tuo intervento migliore lucido, di sempre. Lucido, devo dire questa analisi condivisibile dalla prima all'ultima parola. Chiamaci sempre così, ciao sono Matteo, boom, tirato giù, perfetto, grazie. Questi vendono l'unico buono Saelemaekers, ma in realtà si parlava di Saelemaekers per Vlahovic, ma direi che con Harder però ancora diciamo non ci sono novità. Leo, nel frattempo sono arrivate le novità, se no torno da Matteo. Andiamo. Ciao. Leonardo. Antonio Porro, come stai Antonio? Dici, facci un'analisi sul mercato del Milan in 3 parole. Buono, perfetto. Grazie, della Furlanese. Sì, esatto. Antonio, cosa hai mangiato quest'estate? Oggi ho mangiato le fiette, patate e rucola. Ma tutto insieme? Mi piace più il primo. Il secondo, la festa di tacchino. E l'insalata e pomodoro. Posso dire che la dieta di Antonio Porro è più interessante del mercato che ha fatto il Milan? Io non lo so, quello anche i miei 3 giorni a Rimini forse sono più interessanti. Grazie Antonio, ti vogliamo bene. Ciao. Perfetto. Chiamaci domani, domani chiami, perché sennò non ha senso questa trasmissione. Ciao Antonio. Antonio, ti prego, dammi una consonante ogni tanto, ti prego. Posso dire che siamo al 26 di agosto e Antonio Porro è ancora fuori dalla dirigenza del Milan? Io faccio solo come facciamo mangiare orecchiette con le patate e la rucola, ma ragazzi, per favore, occupatevi, ma non si può mangiare così, Antonio, ma cos'è orecchiette? Però patate e provola. Sì, però peccato da la pasta con la rucola è tipica del sud, mia nonna la faceva con poi il pomodoro, però sì, la pasta fresca con la rucola. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, bentornati, Davide dalla Svizzera. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Ciao. Raga, io non so, per essere con Forlani, senza Forlani, io rivoglio solo il mio Milan. Il resto non lo so. Ti capisco. E l'altra cosa che so però, ragazzi, che anche io vorrei a Rabiot, vorrei a Vlahovic, vorrei a Kim, ma mi prenderei anche a Thiago Silva, guardate un po' cosa vi dico. Guarda, non Thiago, sono moto al luogo, però. Guarda, Thiago lo vado a prendere domani. L'ho capito. Però ragazzi, il discorso è, ma noi senza Rabiot e Vlahovic, se no non possiamo battere la Cremonese? No, certo. Ragazzi, giochiamo con tutto il rispetto per la Cremonese, che io nemmeno sapevo, non so neanche se FIFA la puoi prendere, la Cremonese. Quello nuovo agghiacciante, ragazzi. Che Allegri dopo la partita vada a casa Milan e dice: ragazzi, mi servono i giocatori, se no non possiamo battere la Cremonese. Io non lo so. Ma quindi secondo te Davide ha già delle colpe su ma questo? A me ha fatto paura le dichiarazioni sulla partita sporca che serviva per battere la Cremonese. Il Milan ha bisogno di fare una partita sporca per battere la Cremonese. Del resto questo è Allegri, non è che lo scopriamo oggi. Però ragazzi, io dove mi sbatto la testa al muro. Io magari non capisco niente di calcio, ma giochiamo contro il Manchester City, giochiamo contro il Real, Inter. Non mi interessa, contro una squadra un po' più forte, ok? Allora metti Fofana, Loftus-Cheek, e anzi mettiamo anche un altro con muscoli, perché io ho paura di prendere gol e ci sto, va bene così. Ragazzi, contro la Cremonese te lo devo dire io, che devi giocare con giocatori che sanno giocare a calcio come Modric, Xavi, lo devo dire io, che non capisco nulla di calcio, ragazzi. Ma contro una squadra che si chiude ci vuole un po' di fantasia, però mi metto all'Optus e a Fofana. Ragazzi, io non ci capisco più niente di questo sport, non conosco più il Milan e a questo punto non so neanche più come mi chiamo. Ciao Davide, grazie a Salsiccia. A proposito di questo, sì, due volte per il suo e per l'abbonamento regalato, grazie mille.
Però ragazzi, io quando vedo i muri in chat di messaggi senza il diavoletto, ma volete mettere quel badge lì? Cioè, se no a me tocca leggere sempre Daniele che alle 2 dice perché è abbonato, non cominciare a tirare i remi in barca. 5 minuti di ieri che abbiamo sforato, però Daniele, perché tu non dici niente. Salsiccia dice compri Modric, Ricci e Yashari e poi vuoi 2 centrocampisti incursori, anche questo obiettivamente. C'è le scelte di mercato, Edo. Che anche Zazzaroni ha detto, al di là della qualità, perché è ovvio che hanno una qualità diversa tra loro, però Yashari, Ricci e Modric. Ma perché se noi non consultiamo l'allenatore prima di comprare i giocatori? Problema atavico del Milan. Cioè, noi compriamo i giocatori e poi diciamo Max ti van bene? Sì, no. No, non c'è più un collante, non c'è forse mai stato da questa dirigenza un collante, no? La verità la dice Daniele S, senza troppi giri di parole, salsiccia meglio di Poké, su questo... No? Sì, non lo so, cioè, non so se mangia salsiccia, però allo stadio sicuramente sì, cioè un bel paio di salsiccia. Vabbè, ma scusa, perché questa però è un'idea di marketing che non mi sento di dare, però ormai. La sciarpa è uno dei gadget che va allo stadio, no? Quella prima volta che vai allo stadio ti compri la sciarpetta, poi ogni volta perché fa testimonia il tipo. Certo. La salsiccia può anche essere usata come sciarpa, perché tutto sommato adesso c'è una salsiccia di un metro, però. Però sì, la fai... tu entri allo stadio con la salsiccia. Io non lo so, ve la lascio lì come spunto, poi dopo... Sì, ciao dai, ti saluto il signore con la barba bianca che sta evidentemente delirando, sta parlando di salsicce al collo allo stadio. Per me è 14:01 completamente finita, misurateli la pressione, per favore. Ma che signore con la barba bianca? Ciao, come ti chiami? No, niente. Mi ha allora, fatto scherzo dalla regia. Sì, perché ogni tanto Morgan ci prende in giro. Però tu scherzi, quando ti incati... No, Edo, non continuare su questo. Ci sgagni. Sì, no, ma... E poi sai come la lanceresti bene? A fine primo tempo, anziché le magliette... Le magliette della salsiccia. Lanci i metri di salsiccia. Siamo al delirio più completo, più totale. Quindi ma ormai, dopo gli sbandieratori di Gubbio allo stadio mi aspetto di tutto. Poi non ho capito perché di Gubbio, tu c'hai questa cosa perché sono stato anni fa all'apertura. Ma tu lo sai perché è conosciuta Gubbio adesso? E io per il vino, recentemente no. Sì, ma tu qualsiasi città per il vino, però in realtà devi sapere per il ristorante. Non conosci, non so, Bergamo per il vino, non conosci Torino, vino. Vabbè, però hai un problema con l'alcol. Esatto, in realtà devi sapere, così ho letto, che è una fake news. Sì. Io c'è un bel lavoro di reputation da fare. Chi non lo sa, che si sono diffuse quando l'anno scorso, anche 2 anni fa, mi sa, anche di più forse. Una notizia un ristorante ha fatto star male tutti ma non solo, ma in maniera le foto. Sì, ma tipo The Walking Dead sembrava, una cosa che non esiste mai, e infatti non era vero. Questo per darvi la misura che se c'è qualcuno che e pensate, noi abbiamo preso gli sbandieratori di Gubbio. E io ti dicevo, ma perché gli sbandieratori di Gubbio? Perché a Gubbio c'è il vino. Cioè questo è 14:03. Lì avevo visto, c'ho un amico che faceva lo sbandieratore, avevamo partecipato a questa festa. Poi non mi ricordo. Vedi Daniele perché dobbiamo chiudere alle 14? Perché gli ultimi 3 minuti stai delirando completamente. Volano salsicce. Domani la intitoliamo così. Esatto. Prendi l'ultima telefonata. Dai. Se è Matteo da Treviglio butto giù. Sì, tanto le cose interessanti. Pronto. Pronto, un saluto a Babbo Natale e al suo compare. Ciao Davide, grazie. Ciao Davide, come stai? Ciao. Bene, dai. Voi tutto bene, vedo? Stavamo parlando degli sbandieratori. Voi toscani avete una lunga tradizione. Io a Siena gli sbandieratori non ci sono. Non ci sono gli sbandieratori a Siena. Perché sono a San Siro. Ci sono gli alfieri ci sono a Siena. Si chiamano in maniera diversa. Qui bisogna stare molto attenti, Leo, perché sennò sono botte se sbagli. Ma fanno lo stesso mestiere di quelli a San Siro, no? Ma lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso verso la curva perché non li fanno mettere le cose, però anche domenica e sabato potevano fare un po' di protesta, niente. Si vede, senza il capo sono tutti diventati conigli, senza com'era il leone e il coniglio. Ecco, ora al capo l'hanno lasciato fuori 3 giornate e tutti 8.000 sono tutti. Scusa Davide, c'è un argomento che mi preme molto perché ciò chiede Daniele, ma secondo te è ora che Edo si faccia la tinta alla barba? Ma l'ho fatta di bianco. L'ho fatta di bianco perché va molto di moda. Drippa un ma invece giudizio sul mercato. È tutta esperienza. Giudizio sul mercato. Giudizio sul mercato. Ma
e mezzo. Chiarissimo. Non aggiungo Cioè tipo me in latino. le prove di latino. Poi non so se l'hai visto, c'è un video bellissimo su Excalibur, te lo manderò. Il resto è quello? No, lasciamo perdere. Io mi ricordavo quello dei film di Fantozzi. Se ti prendi i giocatori dell'anno scorso e guardi quelli di quest'anno, siamo veramente da 13esimo. Guarda, allora vi diamo un'anteprima, Davide, intanto ti abbracciamo. Grazie, ciao. Davide. Un abbraccio anche a voi. Ciao. Ciao. Ma tu cosa vuoi fare? No, adesso chiudiamo, però visto che domani è mercoledì, quindi è il giorno dell'indifferenziato, passano a ritirare l'indifferenziato, domani facciamo, Leo, che cosa? 5 minuti, cosa facciamo? Me l'avevi scritto prima, è che non posso dare peso a ogni cosa che viene scritta in quella chat, io pubblicherei online la chat tra me e Edoardo Maturo, esatto, perché questa cosa qua di fatto c'è di tutto e di più dentro, ma vabbè, non importa. Dai, allora la chiudiamo qua? Qua? Allora, ragazzi, per tutte le novità, se ci saranno su Conrad Hardware, vi rimandiamo al talk delle 16. In ogni caso, sempre su Instagram mettete segui e sul sito vi teniamo aggiornati in tempo reale o quasi. E abbonatevi, ragazzi, al canale YouTube, abbonatevi, dovete abbonare, se non lo fate qua fatelo dopo, fatelo qui, fatelo dove volete, tutte le trasmissioni che facciamo, ma abbonatevi perché è veramente veramente importante. Francesco apre il tema delle cheerleaders a San Siro, che forse non è il momento, superato le 2 e cose eccetera, quindi grazie a Morgan in regia, grazie a Leo, grazie a Ivan Zazzaroni. Domani torna veramente Daniele Sporchia, giuro, quindi ci vediamo domani alle 13. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo €19,99 per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol insieme.